Ciao ragazzi, dopo questa piccola pausa per le festività natalizie, eccoci qua nel proseguire questo piccolo approfondimento sul subwoofer. Nel primo tutorial video abbiamo visto quali sono le frequenze più basse che strumenti acustici possono emettere, sono questi qua in elenco. Quali sono le dimensioni della batteria per quanto riguarda quella pop rock e quella orchestrale, da cui dipende gran parte della risoluzione delle frequenze basse insieme al basso e contrabbasso. Abbiamo visto anche qual è diciamo, la gamma di frequenze che il nostro apparato uditivo può percepire, nella fattispecie quella più bassa è 20 Hz, ok? Massima 20.000, come anche quali sono le frequenze più basse registrate soprattutto nei CD musicali, ovvero 40 Hz. Abbiamo visto che sotto i 40 c'è ben poco, quasi nulla, ok? Ovviamente stiamo parlando di segnali registrati, acquisiti. Quando invece parliamo di riproduzione dobbiamo far riferimento al nostro ambiente. Il nostro ambiente è a tutti gli effetti un ambiente chiuso e come tutti gli ambienti chiusi è caratterizzato dalla distribuzione modale, cioè da questi fatidici modi di risonanza o modi stazionari, che sono principalmente tre: assiali, tangenziali e obliqui. Questa è la formuletta per calcolarla per i più curiosi, ok? Questi modi stazionari sono legati alle riflessioni ovviamente delle pareti. Assiali riguardano la parete frontale e quella posteriore, oppure soffitto e pavimento. Quella tangenziale sono le quattro pareti, ok? Queste, mentre quelli obliqui caratterizzano tutte e sei le pareti, perché in effetti l'onda, ok, viene diciamo irradiata, si riflette in modo non assiale, quindi obliquo. Ecco perché obliquo: l'onda non è, diciamo, non si sposta in modo ortogonale, e quindi cosa fa? Rimbalza su questa parete nostra qua che abbiamo di faccia, poi sul pavimento, poi su quella posteriore, poi su quello lato opposto, poi sul soffitto e poi ritorna e circola così. Quindi tutte e sei le pareti sono quelle oblique, ok? Ovviamente man mano che aumenta la riflessione diminuisce l'energia, ovviamente, e questo ci sta anche a indicare che le risonanze con energia maggiore sono quelle assiali, le più, diciamo, difficili da gestire, ok? E mi dispiace per chi crede che con i bass trap metti negli angoli si possa dominare le modali. No, assolutamente. I bass trap possono gestire al massimo quelli oblique, quello con bassa densità, intensità, ok? Ma certamente i modi assiali sono difficili da gestire, molto difficili da gestire, ok? Bene, quindi abbiamo visto che ovviamente queste stazionarie creano questa distribuzione, ok, di nodi e antinodi che vanno a caratterizzare anche la rivoluzione in bassa frequenza. Ricordo che quando si infittisce questo tappeto di stazionarie, ok, c'è un limite data la frequenza di Schur, oltre il quale poi si va a creare un ambiente o un tappeto più fitto, e quindi si entra in un pardon, non mi viene il termine, in un ambiente diffuso, non mi veniva, pardon, ok? Siamo in un ambiente diffuso, cosiddetto diffuso. Ma questo lo possiamo vedere anche in real time, ok? Con questo tool di Rev, potete come volete, noi in mio inglese lascia a desiderare, lo so. Comunque sia, data una dimensione della stanza 4x5x3 di altezza, ok? Si ha questa distribuzione modale, ok? Ma vi vorrei far notare che in questo caso abbiamo un sub messo all'angolo con F3 a 50-51. Se proviamo a abbassare,
meno 6 per dire, non cambia dai 40 ai 50 a salire, ma molto più giù. Perché? Perché la distribuzione e quindi tutta la risposta dipende principalmente dalle dimensioni, ok? O al limite dalla posizione dell'ascoltatore. Infatti, qua si vede in pianta dall'alto e qua di fronte il sub, pardon, facciamo questa prova. Se lo proviamo a spostare, cambia, vedete, cambia, ma non in bassissima frequenza. Vedete? Anche se la provo a alzare. Ma se provo a spostarmi, qua sono io, cambia. È certo che cambia. Vedete? Quindi dipende ovviamente dalla posizione dello ascoltatore e dalle dimensioni. Proviamo a variare 10 metri. Ammazza se è cambiato. 20 metri? Il diffusore è sempre lo stesso. Cambia tantissimo. Ciò che governa la risposta in ambiente sono le dimensioni e la posizione dell'ascoltatore, molto meno il diffusore e la sua estensione che abbiamo visto. Ok? Rimettiamo a 5. Pardon. F3 a 26 abbiamo questa risposta. A 40 questa. 50, vedete? Noi ci interessa questa risposta a partire dai 40 in su. Cambia ben poco. Cambia, per l'amore di Dio, ma poco. Ok? Ripeto, perché ciò che governa l'ambiente chiuso sono le dimensioni, ovviamente le riflessioni, l'assorbimento anche, poi vedremo in un altro tutorial, ma sono le dimensioni e la posizione. Ok? Ritorniamo a noi. Abbiamo trattato i vari fattori fisici, ovviamente sono sistemi lineari, sono quelli nella quale si studia perché sono prevedibili, calcolabili, ma esistono anche sistemi non lineari che possono verificarsi. Questi sistemi, diciamo, non lineari, frequenze non lineari, possono generare subarmoniche, ovvero frequenze che non sono state registrate, non sono state riprodotte, ma possono generarsi, ok? Proprio dalla somma e differenza di due frequenze non lineari. Poi lo vedremo in un altro momento. Inoltre abbiamo anche dei fattori psicoacustici, come la fondamentale mancante, sempre il nostro apparato uditivo può ricostruire una frequenza più bassa partendo dalle sue armoniche superiori. Ricostruisce ciò che non c'è e dovrebbe esserci. Ok? Quindi noi abbiamo due fattori, le subarmoniche e la fondamentale mancante, che possono essere riprodotte, possono aiutare a estendere la risposta del nostro sistema, nonostante tutto non siano presenti né tantomeno riprodotte. Ok? Inoltre vorrei ricordare che il nostro amplificatore, quando riproduce una frequenza più bassa, ad esempio un'ottava inferiore, la sua corrente, e parlo per sommi capi, ok? Solo per dare un ordine generale, la corrente aumenta in modo quadratico, ovvero se abbiamo 2 ampere a 100, a 50 che è la sua ottava inferiore, 2 al quadrato è 4, abbiamo 4 ampere. Da 50 a 25, che è un'ottava ancora inferiore, 4 per 4 abbiamo 16 ampere. Ripeto, per sommi capi, per l'amor di Dio, i calcoli sono diversi, ma forse non saranno, diciamo, 16, sarà 14. Ma abbiamo questa evoluzione, quasi esponenziale. Vale lo stesso per l'escursione. Sempre per ottava è il rapporto sempre quadruplica. Cioè, faccio un esempio, a 100 Hz abbiamo 2 mm, a 50 quadruplica, ok? A 25 quadruplica ancora, 4 volte per 4 volte. Da 2 passiamo a 8, 8, 32 e così via.
quadruplica sempre più. Quindi parliamo di grosse risorse in termini di elettronica, in termini di sistemi elettromeccanici, che nel nostro caso è un altoparlante. Se parliamo di force stress, parliamo sempre di distruzioni possibili dietro l'angolo, diciamo, ok? Ora, ovviamente, la domanda nasce spontanea, viste le frequenze più basse che noi possiamo percepire, viste quelle più basse che sono state registrate, viste le più basse che possono essere prodotte, visti i limiti degli altoparlanti, visti i limiti degli amplificatori, visti le problematiche generate in ambienti chiusi, vista la psicoacustica, visto tanto altro, ha senso introdurre un subwoofer nel nostro impianto audio? Domanda lecita? La risposta è sì, ovviamente. Ma non per riprodurre ovviamente le frequenze sotto ai 40 Hz, ma per riprodurre al meglio quelle sopra ai 40 Hz, fino ad arrivare a 150 ad esempio. In definitiva, un vero sub non è un driver specifico per riprodurre le subfrequenze, ma per gestire al meglio le basse frequenze, anche quelle ultra basse. In questo è specializzato un sub, non per riprodurre esclusivamente le subfrequenze, ok? Ma al di là di quello che dice l'hi-fi, al di là delle chiacchiere che può fare Pasquale Di Benedetto, in campo pro cosa possiamo trovare? Cosa si fa? Bene, la nostra italiana PowerSoft, che è un'azienda affermata, riconosciuta e specializzata, ok? Un'azienda leader nel settore, per quanto riguarda i sub, né a catalogo né a uno Cinesub, quindi solo per effetti cinematografici, pardon. Questo ha un'estensione che si vede qua in risposta, che è una F3 effettivamente a 20, ma parliamo di altoparlanti super specializzati, l'M-Force, andate a vedere per chi non lo conosce, parliamo di elettronica ultra specializzata anche in questo caso, ovviamente gestite da DSP, ok? E si riesce a ottenere questo. Ma quando non è un sub per effetti cinematografici, ovvero come quest'altro, il DV sub, ok? La risposta è ben diversa. 20, 30, stiamo con F3 a 34, 35. Quindi, noi che siamo umili mortali e ascoltiamo la nostra musica a casa, possiamo accontentarci di questi 40 Hz? Ma sì, dai, penso di sì, certo che sì. Qualcuno mi dirà no, no, io quando NCD sub è cambiato il mondo, quindi serve. E ritorniamo alle nostre fatidiche curve isofoniche, perché ve le ho ricordate, perché le ho inserite in tutto questo, diciamo, approfondimento. Perché, e lo ribadisco, il nostro apparato uditivo non ha la stessa sensibilità a tutte le frequenze agli stessi livelli, lo ribadisco. A 40 dB per avere lo stesso livello di percezione, ok? E stiamo a 40 decibel, a 30 deve raddoppiare altri 40 decibel, un abisso. Quindi cosa succede? Normalmente non stiamo a casa, non ascoltiamo a 120, 130, siamo a 80, 60, 70, questo è il nostro livello medio di ascolto. Quando noi introduciamo il sub andiamo a compensare questa risposta. Ovvio che ci cambia il mondo. Ovvio. Certo che sì. Ma no perché abbiamo introdotto il sub. Perché abbiamo compensato una risposta che era errata. Se avessimo avuto il controllo di toni, il vecchio treble e bass, forse non sarebbe stato necessario introdurre un sub. Se avessimo anche avuto a disposizione il nostro famigerato Ludness, forse tanti sub non si sarebbero visti. E tenete presente che il sub esiste da una vita, non è nato ieri, o 5 anni fa, o 10 anni fa. È sempre esistito.
solo ultimamente si sente questa esigenza. Ovvio, a bassi livelli c'ho questa curva, c'ho questa difficoltà a percepire le basse, inserisco il sub e mi va a equalizzare la risposta, mi va a compensare questa discrepanza, è ovvio che mi cambia il mondo. Ma no, perché abbiamo introdotto il sub. Il sub serve perché è un dispositivo specializzato per la riproduzione delle frequenze basse, non ultra basse. Non è perché stiamo introducendo delle subfrequenze che ci cambiano il mondo. No, no, abbiamo visto che non è così, né perché sono registrate, né perché possono essere riprodotte nel nostro ambiente. Riproduciamo al meglio quello che c'è. Andiamo a compensare una risposta che è errata, è sbilanciata. Ci cambia il mondo? Certo che ci cambia il mondo. Ma non perché abbiamo introdotto il sub, perché abbiamo corretto un qualche cosa di sbagliato. Ok? Bene, mi fermo qua. Spero di aver fatto cosa gradita, spero di non aver commesso errori grossolani. Ne faccio, ovviamente. Me lo segnalate, correggiamo in qualche modo. Consiglio, come sempre, perdonatemi se lo ricordo di tanto in tanto, per chi fosse interessato all'argomento, di iscriversi al canale, non vi costa nulla, fate cosa credete a me. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace per darmi un atto e vi ringrazio. Bene, come dicevo, mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima. Ciao!